Siamo qui con Gianni. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, lo vedo. Mi fa un po' sorridere perché è lui con in mano una pigna di fogli con sopra delle istruzioni. Quelle istruzioni sono le regole che le persone attorno a lui devono osservare per poter interagire col suo campo di libertà, col suo campo vitale. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Ok. Origine delle regole. Quello che mi viene è l'unico strumento che ha trovato per contrastare questo forte senso di invadenza che ha praticamente da sempre. Invadenza degli altri nei suoi Mhm. confronti? Sì, Invadono il suo campo. mm, sì, La moglie, quando era sposato? anche, vedo un po' la mamma. Mm. Ehm, Il padre? sì, vedo anche in campo lavorativo, mm, sia prima che dopo, i clienti che con la loro insistenza cioè invadevano proprio il suo campo vitale. Mhm. Ok. Chiedo a Gianni di scrivermi nella chat con la tastiera, io poi lo vedo inevitabilmente, se chi chiamiamo come disincarnati e se mamma, papà e moglie sono vivi. Tua mamma, tuo papà e la tua ex moglie sono vivi. E chi chiamiamo come disincarnati? Sì, sono vivi, ok. Scrivimelo nella chat, che è quel tasto in basso a destra che clicchi qui. In basso a destra, cioè a destra del tasto rosso per chiudere la chiamata, c'è un tasto chat. Lo clicchi, si apre uno spazio a destra e scrivi quello che mi devi dire. Va bene, chiamiamo la moglie, ex moglie, il papà e la mamma nel cinema. Se no scrivi un cartello e me lo mostri. Non ho capito chi è il disincarnato. Ma non ho capito, non sono vivi papà e mamma. Gianni, devi scrivermi nella chat. Impariamo una cosa nuova. In basso ce l'hai la chat? Certo che ce l'hai, c'è Skype. Sì, in basso a destra c'è un tasto chat. Anche se questo fosse un tablet, ma questo è un computer. In basso a destra c'è un tasto chat. Se no, prendi un foglio bianco perché quello era tutto pieno di roba e scrivimi chi è morto, papà uguale morto, mamma uguale viva, e chi è il disincarnato. Ok, vabbè. Intanto vediamo le interferenze eteriche. Allora, c'è Più mm, lontano, più lontano.
Pompaina? Compagna, ok, viva. Ok, anche la compagna, va bene. Mhm. E disincarnato? Li chiamiamo? Sono. Ok. Allora, allora c'è un falconiforme. Poi c'è un leonide e c'è una mantide. Un bestiario vario. Sì, 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 sì. Quando dico bestiario, qualcuno di questi si offende? Ma in realtà sono contenti, nel senso che quello che mi fa vedere è che è come se bestia indica qualcosa di cattivo e loro Ah, devono far vedere questa cosa. ma se poi mirano all'essenza umana, che cioè l'anima, non dovrebbero essere contenti di essere assimilati a delle bestie? No, loro sono contenti che l'idea che rendono a noi è di bestie, quindi cattivi. Ma no, non è cattivi. Bestia vuol dire, in questo caso, ha l'accezione di inferiori e stupidi, con rispetto per gli animali veri. Cosa dice il leone? Perché gli altri non contano un Mm. cavolo. Essere Ha inferiore e fatto, ha stupido. fatto un ruggito con la bocca aperta aperta con fuori i denti. Ok. E quindi? Infatti, quindi niente, io mi sto Spaventati divertendo. da... Siamo spaventati da lui? Non ti sento, sai? Scusa, avevo schiacciato senza volerlo il tasto. Mhm. No, no, non siamo per niente spaventati, anzi. Ok. Allora, mettiamo la mantide dentro la bocca del leone. Anche il falco. E poi diciamo al falco e alla mantide dentro la bocca del leone di mangiarsi a vicenda. Tipo un casino come l'isola del dottor Moreau. Così. Animali che fanno, che si ibridano, no? Era un casino, un casino. Era un altro discorso, però. Hai letto quel libro? No, Hanno creato poi, tratto poi una porcheria di film, ma il libro è molto bello. E lì era un'ibridazione tra gli animali e gli esseri umani. mm, C'era l'uomo tigre, l'uomo pantera, mm, l'uomo coccodrillo, che chiaramente erano dei mostri che passavano la loro vita a soffrire come dei cani. eh beh, sì. Mm, Dai, che si mangino tutti a mm. vicenda. Quello che vedi mentre si mangiano si disgrega la, mm, la concentrazione di dati, perché alla fine sono concentrazioni di dati, quindi è come se rompessero, è tipo no, il falconiforme che mangia la mantide, è come se rompesse il collegamento dei dati tra loro, no? Mhm. Quindi si disgrega tutta questa cosa. Mhm. E quindi è rimasta una massa di dati che non ha più la forma di falco, di Esatto, mantide e e di di leone, ma leone, è esatto. ovviamente rimasta. Va bene. E di L ci sono Sì, ce ne sono tre. entità mentali. Allora, ce n'è una di livello 3, una di livello 4 e poi ce n'è una di livello 6 che però non è collegata, è come se fosse lì, no? Nella penombra, in un angolo. Mm. Partiamo dalla 3. Allora, la 3 fa sì che Gianni Mhm. sia molto confusionario in quello che fa
Mm. Come, cioè, l'immagine che ho è lui che parte a fare un'azione, ok? E davanti è come se ha tutto, se ha un bancone con tutte le fasi dell'azione che deve fare, e invece che seguire il filo logico, prende a casaccio partendo dai lati invece che dal centro della questione, no? Quindi prende tutti i pezzi a caso e poi li prende molto lontani da dove deve arrivare. Mhm. Sì. E questa è l'entità mentale di livello 3. La 4, La 4? Mhm. la 4 è proprio quella che è come se mm, gli togliesse da davanti l'informazione utile. Quella dei trattamenti? Anche sì. Lì lui lo vede molto, in maniera molto evidente perché è molto centrato, ma lo fanno spesso anche in altri ambiti. Questa entità lo fa anche in altri ambiti. Lui sta facendo qualcosa, gli arriva l'informazione, gli viene proprio sfilata da davanti. E quindi poi è al buio e deve ricercare di nuovo. E questa 6 nell'ombra? Si collegava in passato, anni fa, a una qualche dipendenza, potrebbe essere o sigaretta o cannabis, una cosa così. No. Vite precedenti? Può essere, però io lo vedo proprio, sì. La sigaretta cannabis o altri tipi di dipendenze? No, no, quello mi è venuto, sono andata a vedere, perché prima era molto confuso, sono andata a vedere vicino. Ci fa questa entità mentale nell'ombra Mm, legata a vabbè, a una dipendenza di un'altra vita. Che vuole questa qua? È come se potesse arrivare adesso di mm. nuovo quella dipendenza. Sì, quello che mi fa vedere è come se aspettasse il momento opportuno, sì, per creare un'altra dipendenza, per collegarsi a Gianni e Mhm. anche con un altro tipo di dipendenza, nel senso è il meccanismo della dipendenza che potrebbe replicare. 3, 4 e 6. Impianti. Partiamo dai mentali, se ci sono. Mentali, allora, sì, c'è un impianto mentale che è tipo un disco con all'interno una specie di rete, direi appoggiato sulla pineale, che è quello che fa funzione, che è collegato all'entità mentale 3 e 4. Poi c'è un impianto eterico, prima quando ci descriveva, lo vedo proprio collegato tra l'occipite e il trapezio. Mhm. Sì, come se ci fossero due ganci, ok, una sull'occipite e l'altra sul trapezio, è come se ci fosse un filo che collega queste due cose così. Per limitare i movimenti della testa, mi fa vedere, c'è meno visione generalizzata. Lo devono bloccare proprio parecchio Gianni, perché lui tendenzialmente non ha paura e tendenzialmente va, si lancia e scopre, sperimenta. Mhm. E quindi cercano in tutti i modi di limitarlo. E lo fanno anche così, hanno provato a farlo anche così. Quindi mentali.
piatti No, mentali. no, questo qua è eterico, questo qua esterno lo vedo eterico. Ti stai toccando dove è? Dove si trova? Sì, È quello dell'occipite, sì. la protuberanza Mm. che lui ha indicato. Sì, lì è come se si agganciasse questo filo che poi va fino al trapezio qua. Poi? Mm. Poi c'è una specie di no, una specie di circonferenza intorno al suo diaframma. Mhm. C'è una specie di impianto che segue il perimetro del suo diaframma. A che serve? Serve in alcuni momenti a limitargli il respiro, nel senso che è come se Lui sta annuendo. mm, è come Tutto il se discorso del diaframma e del respiro. Mm. sì, è come se a volte gli facessero trattenere il respiro, ecco, in Mm. alcune situazioni. Lavorative? No, le vedo più familiari in generale, cioè familiare anche la famiglia d'origine. Mm, mm, mm. Va bene. Altri? C'è un impianto al ginocchio destro, Mhm. direi appena dietro la rotula, eh, che praticamente fa sì che in alcune occasioni gli venga limitato il movimento. È come se nella sua vita lui corre, va veloce, nel senso che ha sete di fare esperienza, di informarsi, di sperimentare appunto, no? Di conoscere cose nuove così. E con questo impianto a volte lo frenano, cercano di frenarlo e di limitargli la sua velocità di scoperta ed evoluzione. Vabbè, basta. Mm, basta. Ok, causa esoterica della sua tendenza a rimandare, procrastinare. Allora, è l'entità mentale di livello 3, Mhm. ma sì, più che altro la 3, Mhm. io direi proprio legata al Leonide. Allora, questa cosa che sia tutto confusionario e sì, praticamente, no? Fa sì anche che lui non faccia le cose. Eh, Ma perché? Qual è l'obiettivo? l'obiettivo è quello di non fargliele fare, quindi, ma senza che allora, fargliele fare, ma fargli usare il tempo, far passare il tempo, no? Quindi se gli creano confusione e il campo diventa enorme, quindi è come se lui dovesse, è come se Leonide gli mettesse davanti delle cose concrete che coprono la strada giusta. Mm. Ok, quindi è come se eh, lui non si muove perché gli viene ostacolata la via giusta. In eterico io vedo questo come se avesse davanti un enorme cerchio piatto, un tavolo tipo, un tavolo a forma di cerchio, ok? E per arrivare all'obiettivo deve passare in centro, il centro è vuoto, ma tutto intorno gli mettono tutte delle cose che lui deve passare tutte prima di poter arrivare lì. Gli Quindi, mettono un percorso, una sì, gincana. esatto.
in modo tale che sì, va bene, non so, prima ci faceva l'esempio di tagliare il prato, no? Magari anche Mm. fittizio. Il prato lo taglia, ma fa crescere l'erba eccessivamente, fa in modo di mancare il giorno ideale dove non ha niente da fare, potrebbe tranquillamente farlo, ma appunto poi gli impegni si accumulano, deve incastrare il taglio del No. prato insieme ai clienti, agli appuntamenti con i clienti, eccetera. Mhm. Questo va a gonfiare la pancia di quale emozione? Allora, abbassa l'autostima, che è come a volte lui gli è capitato nella vita che è come se credesse di non essere in grado di fare le cose. Poi vedo che gli dà un'emozione di a volte un po' di ansia, nel senso che devo farlo, devo farlo, devo farlo, ma sono bloccato, non riesco a farlo. Mhm, E anche perdita di tempo. mhm. E poi si ritrova a rinunciare, si è trovato più che altro, adesso magari un po' meno, ma negli anni passati si trovava a rinunciare proprio a fare delle cose perché era tipo muovere un titano, era proprio una cosa, un'impresa Mhm. titanica, appunto. Anche. Piccole luci danzanti da bambino. EDL. Gli stessi? Eh, Allora, di notte vedo che è come se, sapendo, che lui li vedeva, loro, per cercare di agganciarlo, di agganciare la sua curiosità, tutti gli EDL, sia dei familiari che degli animali, quando li aveva, si raggruppavano tutti nella sua stanza. Mhm. Era proprio per cercare di ammaliarlo e di far sì che lui facesse quello che loro volevano fargli fare. E quindi cercavano di fare luci in tanti. Era sottoposto ad abduction, Gianni? Eh, Adesso mi sembra che diceva che non si sveglia più di colpo, né? No, dai 40 anni, Eh, urlando in preda al mm. terrore, da quando Lì, aveva 40 anni. lì gliele facevano tantissime. Adesso ho visto che ne fanno una ogni 3-4 mesi più o meno, partendo, partendo proprio dal ginocchio. È come se quell'impianto che ha nel ginocchio fosse anche di controllo di come sono riusciti a tenere le sue vibrazioni basse, anche collegandosi agli altri, no? Quindi fermandolo nel movimento, fermandolo nel respiro e fermandolo nel vedere. Fino ai 40 anni erano molto spesso. E quando Come si lui, chiamava? Sì, sì, dimmi. e quando lui si svegliava di colpo, riusciva a svegliarsi perché la sua PS lo faceva togliere da un abduction, e quindi a metà dell'abduction lui si svegliava urlando perché si svegliava a metà della tortura che gli stavano facendo. Come si chiama questo progetto cui è sottoposto Gianni? Filo di immobilizzazione. Non Quando è è? che siano tanto fantasiosi No, questi. è come se quando gli fanno quelle rare, cioè quello che hanno impostato quando gli fanno quelle rare abduction, è come se ci fosse una teleferica che va dal ginocchio al diaframma, alla testa. Mm. Dunque, a 40 anni non si sveglia più in preda a urla e terrore. C'è uno spartiacque, tre possibilità, possono essere valide tutte e tre, o quindi non causa esoterica, ma Mhm. causa, diciamo, nel fisico. Finisce il matrimonio,
finisce il suo vecchio lavoro con la famiglia e inizia il suo lavoro indipendente da libero professionista come operatore kinesiologo e riflessologo plantare. Ehm, Tre, i 40 anni costituiscono uno spartiacque e lo so, l'uomo inizia, diciamo, a invecchiare, inizia una parte di vero e proprio invecchiamento nell'uomo, nell'essere umano maschio. Non so, se fosse una femmina sarebbe meno fertile. L'uomo non è così, però. Mm, no, io vedo proprio che è come se fosse riuscito a sganciarsi da delle entità che aveva. Allora, innanzitutto ce n'era un'altra che era, ce n'era una in più di grado 4, quella che adesso è di grado 4 era di grado 5 Mhm. ed era come se fosse, potrei chiamarlo senso di colpa verso gli altri. Mm. Beh, sì. Facevano sì che lui facesse delle cose per gli altri, facesse delle cose per far contenti gli altri, Mm. più che per sé. E c'erano altre, c'era un'altra entità eterica. Potrei descriverla come una specie di donna umanoide, tutta grigia chiara, compresi i capelli grigio chiaro. Ah, può essere una sirena, mi viene. Mm. Mm, vedo una sirena, c'era. Eterica. Sì, sì. E queste due interferenze facevano sì che appunto lui si trovasse a essere incastrato in in questo meccanismo, no? Quindi, tipo rispetto al lavoro con i suoi, vedo proprio che tra le entità mentali che ha ancora adesso e quella che c'era prima diciamo, di senso di colpa, no? Prima era un po' anche la sua frustrazione a non riuscire a studiare, quindi diciamo si è un po' accontentato del lavoro che la sua famiglia gli offriva e il fatto di ehm, mh, essere, diciamo, sentirsi un po' obbligato per comunque far piacere alla famiglia di fare quel lavoro lì, si è incastrato a Mhm. lavorare con loro. E mentre per quanto riguarda la sua ex moglie, il suo matrimonio, è come se lui a un certo punto ha trovato, è riuscito a sganciarsi, quindi non aveva più questo senso del dovere per il senso di colpa rispetto alla sua ex moglie, quindi rispetto al matrimonio, rispetto a quel contratto, no? Mhm. E quindi ha trovato il coraggio per trovare la sua strada per essere felice, sganciandosi da queste due entità. Ok. Cosa c'è nella protuberanza all'occipite? Abbiamo visto. Sì, Al plesso è il è e il quel perimetro, diaframma sì, con l'impianto sì, circolare. intorno, esatto, Gola. intorno. Ma la gola direi, ecco, nella gola non sono impianti né nulla, è il posto dove dove l'energia delle sue emozioni discordanti, io direi, si bloccano. Quindi quando lui sente qualcosa che non lo fa star bene, eh, lo ferma qua, senza volerlo. A livello energetico si crea una palla grigia di energia che continua a fluttuare lì, ok? In un Mm? loop, quindi non va né su né giù, si ferma qua nella gola, fino a quando lui poi, vabbè, riesce in qualche modo a muoverla, ecco. Sì. Parte destra del trapezio. E l'altro pezzo,
di impianto, quello collegato all'occipite. Giusto. Quando quando ha un cliente, Mhm. riflessologia plantare o kinesiologia, lui sa subito dove andare a mettere le mani, come operare, eccetera. Ma questa informazione è come se qualcuno gliela scippasse. Mm, mm. Sì, infatti è la mantide insieme la mantide insieme all'entità mentale di livello 4. Mm. È proprio come se togliesse eh, è come se ci fosse una scritta ehm, per terra, no? Orizzontale, Mhm, tipo con delle lettere enormi. Ok, mhm. a lui arriva tutta la parola e nel momento in cui la vede viene tolta la prima lettera e quindi è come se ci fosse del buio e tutto il resto non si sa. Ma chi lo fa queste due entità? Sì, la mantide insieme all'entità mentale di livello 4. L'informazione dove andare a mettere le mani è corretta e da chi viene? Dalla sua PS. Ok. Causa esoterica delle sue abilità in ambito kinesiologico. Allora, era questa ragazza, lui era questa ragazza, donna. Mhm. La vedo su questo, vicino a questo albero, seduta su una roccia, vicino a un albero. Mhm. Vita precedente? Sì, sì, una vita precedente Mhm. e in quel momento lì sta comunicando con la natura, vedo con quell'albero, con quella roccia, poi c'è un uccellino, c'è il fiume e sta comunicando con queste cose della natura. Mhm. Sì, è come in quella vita lì era come se la sua capacità fosse quella di ritrovare un ordine armonico nelle Mhm. cose, Mhm. negli oggetti, nella natura, nelle persone, anche a livello energetico, no? Quindi magari anche se una persona stava male, aveva qualche sintomo, lei a, li- a livello energetico, proprio sentendo l'energia, già testando, aveva un suo modo per testare, proprio come se sentiva o vedeva anche un diverso tipo di energia e lei riusciva a interpretarlo e anche quando una persona stava male, riusciva a testare sulla persona, sentendo e vedendo l'energia, quale tipo magari di erba o infuso o pietra l'avrebbe fatto stare bene. E questo anche per armonizzare i posti, gli animali. Quindi a volte vedo che mi fa vedere una scena di una volta che c'era questa casa con questa, lui era tipo lo vedo che era un allevatore, no? Un pastore e quindi usciva al mattino presto e tornava la sera tardi e lei era una massaia e si vede proprio, mi fa vedere che a livello energetico la loro casa era molto buia, nera, no? E lui non riusciva a dormire. Mhm. Quello che lei è riuscita a fare a livello energetico è lavorare sulla casa, quindi armonizzare la casa, quindi gli ha fatto togliere e spostare delle cose e gliene ha fatte mettere altre in alcuni punti, proprio perché sentiva che così era l'energia giusta. E quindi Mm. faceva tutta questa Senza, to- cosa qua. senza toccare la storia della kinesiologia, Mhm. qual è la sua parente antenata? Quella pratica che ha messo le basi della kinesiologia. No, non ho capito in che senso senza toccare la kinesiologia. No, no, nel senso, c'è una pratica del passato che ha aperto la strada della kinesiologia.
Chiedi. Sì, vedo questa cosa qua, io vedo che chi ha, mm, cioè lei era questa donna qua, riusciva a fare quello che si fa oggi con i test kinesiologici e con la kinesiologia, ma poteva farlo anche senza toccare magari la persona o le cose, no? Mhm, Ok, lei vedeva proprio l'energia e la sentiva. mhm, E poi da lì vedo che anche altri hanno imparato da lì, da persone come questa donna che facevano questa cosa e poi sono arrivati a un certo punto che hanno visto che per trasmettere questa informazione la potevano rendere fisica mhm. e quindi tangibile, perché così potevano utilizzarla, impararla tutti, chiunque avesse voluto. Ecco. Stessa domanda sulla riflessiologia plantare. Allora lì vedo l'immagine che mi arriva è questo signore, ma abbastanza anziano, lo vedo anziano, ok, quasi con le occhiaie viola, seduto con le gambe incrociate per terra che tratta i piedi di una donna molto sofferente e schiaccia questi piedi e quando schiaccia è come se schiacciasse un bottone, ma lui vede proprio come se fosse un bottone e vede passare quasi come se fosse una scossa, ok, dal piede fino al punto dove, dal punto del corpo dove arriva l'informazione di quel punto nel piede. Mhm, E quindi vedendolo, poi l'ha insegnato, l'ha trasmesso ad altri ed altri l'hanno disegnato, hanno fatto una mappa e quindi anche se la persona che ora fa riflessologia plantare non vede questa scossa, direi, cioè io la vedo come se fosse proprio un impulso, mhm. sa esattamente i punti da toccare e l'effetto avviene lo stesso, magari non così forte, ma avviene. Mhm. Va bene. Moglie, ex moglie, compagna, padre e madre cosa fanno nel cinema? Allora, l'ex moglie la vedo in fondo, già prima la vedevo. Eh, mm, la vedo, cioè, che sta lì ma quasi offesa, no? Mm. Quasi offesa per come Gianni ha fatto andare le cose. Beh, com'è finito il matrimonio? Mm. Però è come se volesse rimanere perché è curiosa di vedere come poi, com'è la vita di Gianni, ecco. Beh, sono anche passati un po' di anni. Mm. Il padre? Il padre e la madre sono in mezzo. Mm. Li vedo molto. Sì, la mamma è come se volesse, come posso descrivere? È come se volesse, dice al padre di stare zitto perché lei vuole eh, partecipare, nel senso vuole mettere la sua parola su alcune cose mentre avviene il film. Mm. No, come se volesse metterci il becco, mi viene da dire. Perché lui è suo figlio e quindi lei ritiene di poterlo fare. È pesantemente interferente questa
madre, c'è un sacco di sidi di Gianni. Infatti lo vedo proprio, esatto. È come vedevo prima, no? Che c'era tanto questa cosa della mamma. E E il qual è una papà, Vic? quando gli ho dato la Vic, è come se avesse visto di colpo scritte davanti. Allora, è come se fosse apparso un semaforo, un allarme, una spia rossa, che è rossa e che suona anche proprio, Mhm. e si fosse srotolato davanti a lei, un verticale, un foglio con tutte le regole di questo cinema molto chiare. E lei è rimasta molto spiazzata perché è come se le avesse scoperte in quel momento. Quali sono queste regole? Che si entra per interesse, non si interviene, bisogna essere neutri, non bisogna entrare per interferire con la persona o in maniera negativa. Ok, si vuole adattare a queste regole o se ne vuole andare? No, no, vabbè, si vuole adattare, è come se non le avesse sapute prima. Ok, la compagna. Allora, la compagna eh, è lì, vuole guardare con interesse, è come se fosse allora, sì, interessata, incuriosita, divertita nel senso in maniera, si sta divertendo, ma è come se per il momento volesse lasciare un po' queste informazioni un po' in superficie per lei. Non se la sente ancora di andare troppo in profondità, però molto accogliente nel riceverle, ecco. E la fiamma? No, appunto, c'è troppa differenza ancora. Se lei fosse disposta ad avvicinarsi ancora un po' di più, ad aprirsi un po' di più nel profondo a queste nuove informazioni, potrebbe diventarlo. Io vedo sono anime affini, ma di livello 3-4. Va bene. Beh, non c'è molto da dire. Dobbiamo andare al cluster. Mhm. Cosa vuole fare Gianni? Decide lui. Mi è venuto questa cosa. Mi è venuta così, chiamare tutti i disincarnati che vogliono arrivare. Va bene, chiamiamoli tutti, quelli delle sue generazioni e in generale tutti i disincarnati che vogliono arrivare. Te lo dice in eterico, perché nel fisico non ce l'ha detto. Sì, sì, sì. Era come se dal cinema, no? Dove abbiamo visto tutte queste cose, là ci fosse il cluster. Tu hai detto andiamo al cluster e qua vedevo come se lui volesse un attimo guardare questa cosa. Ok. Allora, vedo questa cosa. Passano tutti, sono milioni, sono 27 milioni di tutti quelli che vogliono arrivare ed è come se ci fosse, siamo noi e poi è come se ci fossero delle transenne Mhm. e poi c'è tutto il flusso di questi 27 milioni verso il portale aureo. Ok, e c'è questo signore che si è fermato, appoggiato alle transenne, che Mhm. guarda verso di noi come per attirare l'attenzione. Chi è? È un signore con gli occhiali da sole, potrei dire intorno tra i una settantina, 70-75, con gli occhiali da sole quadrati, molto vistosi,
e i baffi lunghi. Chi è? Cosa dice? Dice che ha conosciuto Gianni. Potrebbe essere uno zio alla lontana o un amico stretto di famiglia. Lui credo che abbia capito, che annuisce. Ah. Che dice io ho conosciuto Gianni ed è come se l'avessi conosciuto nel profondo perché io sentivo il suo cuore e lo sentivo che si univa al mio. E dice grazie per questa opportunità. Ok. 27 milioni. Mm. Va bene, tutti dentro, appassionatamente. Mhm. Quando sono entrati me lo dici e lo chiudiamo. Ok. Andiamo al cluster. Sì, ogni vita è rappresentata tipo da un archetto Mhm. fatto da tante strisce, tutte di un colore diverso, a formare un arcobaleno. Mhm. Mhm. Cosa vuole farne? Apre il portale definitivo, Mhm. prende tutte e le butta dentro. Ok, e poi lo chiude. Mhm. Sta facendo la Eternum. Lo mette? Sì, e anche la Eternum Veritas. Bene. Sono vicini? Li mette vicini? Sì, mette la Eternum. Allora, è fatto un po' tipo come se fosse una goccia. Mm. E diciamo alla base di questa goccia c'è la Eternum Veritas che invece è una sfera, quindi Mm. sono praticamente non è che uno ricopre l'altro, ma partono dallo stesso posto, ecco, quindi si incastrano un po' Ok, e poi si diffondono. Avatar. Bene. Mhm. Come lo vedi? Allora, lo vedo come se fosse su una sedia elettrica, Mhm. dove l'uomo energia gli ha praticamente bloccato i polsi, queste braccia stilizzate, Mhm. però lo vedo che si agita, è come se cercasse con i piedi di andare verso la tastiera per cercare di schiacciare qualcosa con la testa. Ma non ci riesce. No, no. Va bene. Via. E due all'Eternum anche qua. Ok, chiuso il portale definitivo. Mhm. Li ha Li hai messi uguale messi? a prima, sì. Nuova frequenza. 315 miliardi, Nuova consapevolezza. 173. Ok, partiva da quale vibrazione?
19 miliardi, Da quale consapevolezza iniziale è partito? 125, Vecchia livello di PS, nuovo livello di PS. 43, 69, Vecchio livello di vite precedenti e nuovo. 1815, Mhm. 1216, Mhm. La vita di quella signora, ragazza che guariva le persone. c'è ancora perché lui, diciamo che la sua ha ritrovato quella capacità qua, ma deve ritrovarla, cioè diciamo che l'obiettivo della sua PS è tornare a farlo addirittura come lo faceva quella signora, no, completamente libero, vedendo l'energia e sentendola. Percentuale di cervello. 9,2 all'inizio, adesso 9,8. Ok, entità eteriche, quei programmi che si sono mangiati uno con l'altro, quella poltiglia di programmi che è rimasta, c'è ancora? No, EDL, impianti e 3 entità mentali, ci sono ancora? no, Ok. Quando in futuro, domani, stasera, avrà un cliente, avrà ancora tutta quella fretta nel cercare di fissare l'ispirazione giusta? no, allora vedo proprio che è come se riuscirà come se quando inizia proprio, ehm, posso descrivervi l'immagine. Allora, c'è lui e il cliente, ok? Quando fa posizionare il cliente, si posiziona lui per iniziare il trattamento, allora in quel momento è come se entrasse nella bolla del trattamento e quindi tutta l'energia fluisse liberamente. Lui deve imparare a vederla e farsi trasportare da questa energia del trattamento. Ok. Altri fatti diversi, nuovi e positivi che lui riscontrerà? Allora, se lui lascia fuori, è come se io vedessi arrivare dei pensieri che se di aggancio, come posso descriverli? Io vedo che arriva questo pensiero, direi di colore grigio, che arriva cioè gli arrivano tipo da destra. E Mm, sono pensieri che è come se gli dicono che deve fare delle cose. No, ok? E questo pensiero lo aggancia e inizia a diventare loop. Se lui si collega a questo pensiero, mhm, ok? Se lui si collega a questo pensiero, rischia mhm, di tornare. Scusa, Allora, se lui si collega a questo pensiero, rischia di riagganciare quel meccanismo con cui le entità mentali e le onide gli facevano far sì che lui non riuscisse a fare le cose. Se lui non aggancia questo tipo di pensiero, vedrà mhm. che tutto quello che deve fare e vuole fare fluisce quasi come se non se ne rende conto. Gli capiterà che quando farà qualcosa, facciamo l'esempio del prato. Ok, Mhm, devo tagliare il prato, lo taglia, lo finisce, quando finisce dice, cavolo, l'ho tagliato con molta semplicità. Ok, mhm. quindi inizierà proprio a accorgersi che tutto fluisce. Ok, messaggio finale.
È proprio questo, la PS dice fluisci, centrati e fluisci con quello che ti fa stare bene e col tuo cuore, dice, perché lui sa cosa intende quando dice con il tuo cuore. E in eterico io vedo proprio che è come se seguisse un suo spazio che è quasi energetico, che quasi crea un corridoio di energia bianco-perla, ok? Che fa sì che tutto il resto non lo possa fermare. E quindi se lui segue il suo cuore, dice la PS, rimane dentro a questo corridoio di energia bianco-perla, senza ostacoli. Mhm. Ok. Come lo vedi lui? Lo vedo che si muove non camminando, ma fluttuando in avanti in questo corridoio. Cosa vuole dire il Gianni qua in Skype con un gesto? Del corpo, delle mani, del viso, della bocca, degli occhi, quello che vuole. Visto che lui è kinesiologo, visto che lui Mhm. lavora con il movimento, anche la riflessologia plantare è tutto movimento. Allora fa un gesto così, poi una S, e in mezzo prende una, come se quando arriva qua si accendesse una luce blu, blu-azzurra, che è quella che riequilibra l'energia intorno. Ma mentre fa così, Mhm. allora, così in generale, quando è con i clienti, lui fa così ed è come se facesse fare un movimento degli occhi al cliente di apertura e chiusura delle palpebre mentre passa. Mhm. Ok, poi vedo che fa così e passa sulla mano del cliente e la chiude, la riapre e poi sull'altra la chiude e la riapre. È come se eh, quando lui passa con questo movimento energetico Mm. insegna al cliente a vedere l'energia e Mhm. a toccare l'energia. Ecco, mi ha detto questa cosa qua. Può Va bene, tradurre quella cosa che faceva quando era quella donna là. lo può fare. Sì. Ha un nome questa cosa che faceva la donna? Chiedilo alla donna. Mm. Sintesis. Sintesis con la Y. Mm. Sì. E la H. T-H-E-S-Y-S. Sì. La prima è una I, Sì, S-I. è una I. Sì. Sintesis. Bene, come lo Mhm. vedi? Pulito? Sì, sì, assolutamente. Pronto per nuove avventure? Mhm. Di questa sua nuova vita pulita da Sì. interferenza. Benissimo. E allora, disconnettiti da tutto e tutti.